Ciao a tutti amici del Capricorno, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Capricorno e le energie generali predestinate per il primo semestre del 2026. Uh, Capricorno, giocate in casa. È uscito il diavolo, la vostra carta. Potrebbe essere un periodo dove è necessario, diciamo, esercitare il vostro potere personale, perché quando c'è il diavolo le cose sono sempre un po' impegnative. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile quindi che non risuoni proprio tutto. Se non risuonasse nulla, se voleste completare il messaggio, potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il link alla pagina web dove trovate tutto quello che propongo e in più nella descrizione trovate i link ai corsi gratuiti presenti sul canale. C'è un corso base di metafisica sui chakra, un corso base di tarocchi intuitivi e sto pubblicando un corso base di numerologia. Vi comunico inoltre che sono aperte le iscrizioni per il corso di tarocchi di gennaio 2026 e trovate il link sotto in descrizione anche di questo. Bene. Avete visto come ha girato la carta? Abbiamo un 8 di spade. Il sole, una regina di denari. Una regina di bastoni. Tre di pentacoli. Asso di spade. E re di bastoni. Dunque ragazzi, adesso andiamo a vedere le energie generali, quindi la cosa più importante, se vogliamo, del prossimo semestre, vediamo che movimento energetico risalta di più. In un secondo momento andiamo a vedere che cosa succede quando, quindi ci sarà come un'evoluzione temporale dove cercherò di sistemare gli eventi della prima linea. Tenete presente che questa è la prima di 4 letture, ce ne sarà un'altra, diciamo, sulla crescita spirituale, su quello che potrebbe essere la parte un po' più astratta, poi abbiamo una stesa sulle relazioni e sull'amore e un'ultima stesa sarà sul lavoro e l'economia. Bene, allora partiamo da questo 8 di spade. Andiamo a vederlo. Re di pentacoli e 6 di spade. C'è come un allontanarsi o da una persona o da un'ideologia, considerato che l'8 di spade è una carta mentale, parla un po' dell'autosabotaggio, però anche l'idea che ci sia come uno stop, un dire no, basta farmi troppe paturnie, troppi problemi, troppi pensieri inerenti a una determinata situazione. Tenete presente che c'è anche un 6 di spade, quindi questo tipo di pensieri potrebbe essere un modo di pensare ereditato. Siccome c'è un 6 di spade che mi parla di quello che abbiamo acquisito durante l'infanzia, potrebbe essere stato
una forma di pensiero che senza rendervene conto vi abbia un po' sabotato in tutto questo periodo, potrebbe avere a che fare o con la figura femminile o con la figura paterna o con le questioni di denaro e di successo e c'è come un allontanarsi da quest'idea, da questa persona, da questa situazione, perlomeno a livello mentale. Andiamo a vedere il sole. Re di bastoni, che comunque avete già qua alla fine. E re di coppe. Voglio andare a vedere anche la regina. Tre di coppe, 5 di pentacoli, 4 di pentacoli. Dunque, abbiamo il sole, due re, tutto girato al contrario. Sento come se fosse un momento di poca maturità, ragazzi. Non so se sarete particolarmente ballerini, divertini, giocosi, gioiosi, ingenui, però vedo come una mancanza di maturità per certi motivi, per certe situazioni. Appunto, io credo che probabilmente qualcuno è stato così tanto pesante con questi pensieri che adesso è come se ci fosse il bisogno di leggerezza, il bisogno di non pensare troppo al futuro. Vi dico, potrebbe anche essere una questione tra padre e figli, soprattutto se voi siete i figli, perché qui ho tre re addirittura. Arriviamo alla regina di denari. Io credo che ci sia come un focus in quello che è il denaro. Qui ho la sensazione che possiate tenervi tutto stretto. È come se non voleste condividere. Andiamo a vedere la regina di bastoni. Cioè io credo che qualche cosa fino ad adesso vi abbia condizionato fortemente. Potrebbe essere qualche cosa, come vi dicevo, o il padre, o la situazione sociale, il lavoro, ehm, qualche cosa di materiale. Se fosse una persona, potrebbe esserci un distacco effettivamente da una persona. Qui per la regina di bastoni abbiamo un 4 di bastoni e un 5 di spade. C'è come una confusione su quello che è l'unione, su quello che è la stabilità. Tenete presente che uno dei significati del sole è la chiarezza mentale. Essendo girato al contrario ed essendoci qui un 5 di spade, può essere che sì, togliate queste idee di autoboicottaggio che avete avuto fino ad adesso, ma che ancora, diciamo, l'idea da sostituire non sia chiara. Tipo, so che, ipotesi, non va bene, non lo so, fare sempre tutto insieme al mio partner, so che qualche cosa dovrei farlo per conto mio, per mantenere la mia indipendenza all'interno della relazione, ma non so dove sia il limite. Quanto tempo devo dedicare a me, quanto tempo devo dedicare alla coppia. Ecco, potrebbe essere un po' questo esempio, no? Cioè so che cosa devo lasciare, ma non so come impostare quello che deve venire dopo. Andiamo a vedere il 3 di denari. Cavaliere di pentacoli e 4 di coppe. La cosa importante è non mettere niente in piedi fino a quando non avete le idee chiare, fino a quando questo sole, diciamo, non si gira a testa in su. Il punto non sarà tanto
trovare, diciamo, un punto di incontro con il mondo esterno, più che tutto è con il mondo interno. Cioè, è come se fino a che non aveste chiare quali sono le priorità per voi, le carte vi dicessero non fate progetti, non fate movimenti, non firmate niente. Cioè, potrebbe anche esserci proprio un periodo lento dove ho come la sensazione che avete bisogno di andare piano perché rischiate di perdervi di qualche cosa. Cioè, è come se non vedeste o un qualche campanello di allarme o un qualche cosa che potrebbe arrivare, perché magari siete un po' fagocitati dagli eventi, da questa, se vogliamo, separazione o crollo di idee verso questa nuova tappa. Devo vedere l'asso di spade. Cavaliere di coppe, regina di coppe. C'è una verità, una chiacchiera. C'è qualche tipo di questione legata alla comunicazione, quindi essendoci anche un cavaliere di coppe, può essere una comunicazione importante di un certo spessore. Potrebbero essere comunicazioni a livello emotivo, cioè nel senso comunicare voi con qualcun altro, ripeto, potrebbe anche essere una situazione genitori-figli, però un po' il comunicare come vi sentite, come state, cosa vi rende tristi, quali sono le vostre intenzioni, che cosa vorreste fare. Cioè, con il 4 di coppe c'è un qualche cosa che non si vede e, e probabilmente, secondo me, viene fuori grazie alla comunicazione. Andiamo a vedere il re di bastoni. Amanti e papa. Beh, si finisce bene, ragazzi, si finisce bene. Si trova l'armonia, si trova l'equilibrio. Diciamo che trasformarsi in questo re di bastoni, se prima qui era capovolto, la differenza sento che è come lasciare l'idea di questo re di pentacoli e diventare più re di bastoni. Sono sempre due re, però uno è molto concreto, materiale, generoso, aperto, diciamo. Mi verrebbe da dire che è quadrato, poi vedo che c'è un pentacolo che è rotondo, anche no. Però nel senso è una persona regolare, ma sì, quadrata ci sta. Mentre il re di bastoni è più entusiasta, più dinamico, più avventuriero, più divertente, più passionale. È come se si spostasse l'obiettivo. Vi dico, se fosse una questione familiare, ci potrebbe essere come qualcuno che tenti di esercitare il proprio potere su di voi. Potrebbero essere le idee, cioè non è che sia necessariamente qualcuno di esterno, è come se il vostro modo di pensare, quello che avete imparato durante l'infanzia, quello che avete sentito a scuola, quello che avete iniziato a pensare per difendervi dalla gente, non fosse più vostro e doveste appunto riprendervi come questo potere personale. Vi dico, incastrate poi le altre letture, ce n'è una in particolare sull'amore e gli affetti che uscirà più avanti, perché parla un po' di più nello specifico tra relazioni, diciamo, romantiche piuttosto che familiari o affettive, e quindi riuscite magari a incastrare meglio le informazioni. Vi dico, la lettura finisce con la carta degli amanti e il Papa. Sono bellissime carte, sono carte di contratti. Qui ci potrebbe essere per qualcuno una proposta di matrimonio, una proposta di andare a convivere, una proposta di creare qualche cosa insieme. Queste è proprio, sono carte di unione, ma anche di unione sacra.
Wow, è una lettura molto bella. Sento che questo diavolo in realtà non è negativo per niente, anzi è un po' la vostra colonna vertebrale che si raddrizza, la testa che si alza in questo periodo, farete un po' più valere quelle che sono le vostre, ehm, la vostra essenza, le vostre idee personali, la vostra verità, anche se è come se imparaste a farlo in un modo un po' più soft, in un modo anche un po' più diplomatico. Diciamo che la comunicazione sarà una delle cose chiavi nel prossimo periodo. Andiamo a vedere mese per mese come si sviluppano le energie. Andiamo a vedere quando succede che cosa. Prima carta, 9 di coppe, 10 di spade, 6 di bastoni, 8 di bastoni, wow, fante di bastoni, giustizia e eremita. Allora, devo dire che secondo me questo momento di chiacchiera potrebbe arrivare tra marzo e aprile. Probabilmente questo 10 di bastoni è collegato un po' a questo 8 di spade e 6 di spade, cioè è come se febbraio, qui abbiamo una carta mese, quindi è molto facile, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno. Quindi è come se si partisse da una situazione tutto sommato di zona di comfort, se vogliamo, con questo 9 di coppe, dove non è che state poi così male. Febbraio, ecco, febbraio c'è questo 10 di bastoni, quindi qualche cosa bisogna lasciare indietro, qualche aspettativa, è come se avessi bisogno di ridimensionare un pochettino le cose. Sento che a marzo potrebbe esserci come un chiarimento, se vogliamo. Sento come questo gruppo di carte qui, tra marzo e aprile. Il conversare, il chiarirsi, questa proposta, diventare abili con le parole, con diciamo la capacità di espressione, la capacità di giocare con le parole. Devo dire ragazzi che da aprile in poi le cose prendono proprio una spinta in avanti supersonica. Io dico sempre che l'otto di bastoni è un acceleratore delle carte vicine e il fante di bastoni è già una carta veloce, quindi c'è come un buttarsi, se vogliamo, verso quello che è un nuovo equilibrio. Abbiamo la giustizia, una carta di contratti esattamente come il Papa. Anche la carta degli amanti è una carta di armonia, più che di contratti, di quelli firmati, è una carta di accordi, però qui sì che avete due carte di contratti firmati. Quindi vi dico che qualsiasi questione ci sia in ballo si risolverà entro la fine del semestre. È come se imparaste o arrivasse l'indipendenza in questo caso, il fatto che ce la potete fare da soli, siete in grado di cambiare da soli la vostra realtà, voi stessi. Questo è avere il potere su se stessi, avere il potere sul proprio ego. Vi ricordo che il diavolo molte volte rappresenta l'ego, cioè è un po' come se vi rendeste conto che certe cose su cui avevate il focus erano dettate dall'ego, ok? E vi spostate da queste cose, è come se iniziaste effettivamente a integrare questo ego e anche se inizialmente non sapete bene dove andare, semplicemente vi allontanate dalla zona di comfort, arriverete come ad una maggiore consapevolezza. Osservate i temi legati al denaro, ai possedimenti, al mm, mi sento valido in base a quanto ho sul conto corrente, per esempio. Queste sono tutte credenze limitanti che vi invito ad osservare, ad analizzare, perché è come se qui cambiasse un po' il modo di vedere le cose.
Secondo me comunque è un buon periodo, ragazzi, è un periodo trasformativo, è un periodo dove si va avanti. Magari bisogna osservare bene prima di mettere in piedi certi progetti. Se fosse single, vi dico che appunto ascoltate poi le letture specifiche sull'amore, però potrebbe affacciarsi qualcuno e arrivando magari da qualche relazione, insomma, o da qualche credenza non proprio semplice, potrebbe essere il caso di cambiare il vostro modo di porvi. Non perché dobbiate assumere un ruolo, ma anzi dovete lasciare il vecchio ruolo e diventare di più voi stessi, come se avete bisogno di girare questo sole, di far conoscere la vostra essenza, chi siete veramente, la vostra verità, la vostra mm, essenza più pura. Uh, amanti e partecipazione. Ragazzi, qui si parla proprio di armonia, di amore. Prima di tutto sento che è amore verso voi stessi, perché il 3 di pentacoli è proprio la mancanza di amor proprio in questo caso, e sento che con un dialogo, con una chiacchierata, cioè è come se vi trasformaste un po', prenderete potere letteralmente sull'amore. Come vi spiego? Non lo so, spero di aver reso l'idea, perché è una lettura che riempie di amor proprio, riempie di sicurezza. Ok, andiamo a vedere un altro oracolo. Il coscienziatore saggio, settembre. E qui abbiamo il Papa, eh? Il Papa rappresenta un po' il saggio, anche l'eremita, se vogliamo, il vecchio saggio. Parla di settembre. Vi dirò, ragazzi. Io normalmente dico che le estese di tarocchi hanno una durata di 6 mesi, è per quello che non faccio le letture annuali, le faccio solo semestrali, però ho anche imparato nel corso degli anni con l'esperienza che soprattutto in base alla decade in cui siete nati, i movimenti energetici si possono sviluppare prima di quando io lo dico, quando esattamente io lo dico o anche dopo. Quindi effettivamente qua diciamo che si terminerebbe verso giugno, però potrebbe anche essere, sì, settembre è già un po' tanto in là. Però ecco, siate elastici con le tempistiche. Mm. Potrebbe anche far riferimento a qualcuno che avete conosciuto magari a settembre e che sarebbe meglio, a livello di saggezza, lasciar perdere. Prendete quella che più vi risuona. Ok, andiamo a vedere qualche carta, qualche parola su cui focalizzarvi nel 2026. Umorismo, quindi sarà importante per voi ridere delle cose, sulle cose, spontaneità, il sole, come se doveste togliervi appunto questa maschera egoica, questo ruolo, questo senso di identificazione e mostrare la vostra essenza più pura. Vediamo che altro mi danno. Grazia. Lasciare andare, ve lo metto qui ragazzi, vicino al 6 di spade, compassione e entusiasmo. L'entusiasmo ve lo metto qua sopra il fante di bastoni, la compassione ve la metto qui vicino al re di coppe. Bene, andiamo a vedere ancora una meditazione di Findor per concludere la lettura. Voi siete le mie mani e i miei piedi, quindi siete voi che dovete agire. Una piccola azione guidata può spalancare molte porte ermeticamente chiuse. Quindi restate in silenzio, prendetevi il tempo per ascoltare in modo da non perdervi le mie istruzioni. Poi agite immediatamente, potete raddrizzare le vostre relazioni con ogni anima.
Fate che l'amore continui a scorrere e state a vedere la vostra reazione, anche se la risposta non dovesse essere immediata. L'amore troverà sempre il modo. Siate pazienti e colmi d'amore. Bene ragazzi, spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti di riflessione, che vi abbia dato così quel qualche cosa che vi faccia pensare al futuro, programmare e anche amarvi un po' di più. Fatemelo comunque sapere nei commenti. Sostenete il canale con un like, un hype, se volete potete iscrivervi, potete condividere il video e per chi volesse iniziare un percorso di crescita con me basato sulle credenze limitanti mi può contattare via mail. Io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego un po' come funziona il tutto. Diversamente, se preferite lavorare da soli, potete anche abbonarvi al canale. Lì tratto temi di metafisica, di metamedicina, insomma, è un po' tutto quello che io ho studiato in quasi 30 anni, che ho condensato e messo a disposizione, come fosse una formazione, quindi tenete presente che ci sono 4 playlist, sono numerate e andrebbero viste in ordine di numero. Comunque, i titoli dei video si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con la copertina lilla, così vi rendete conto dei temi che vado via via trattando. Detto questo ragazzi, io vi auguro un 2026 splendido, vi mando un grosso abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!